tutti amici, bentornati sul canale. Allora, prosegue la carrellata di prodotti dedicati al nostro amato Goldrake, o come è conosciuto meglio all'estero con il nome di UFO-Robot Grandizer o Goldorak, come nel caso degli amici francesi. Allora, in particolare oggi vi voglio far conoscere questi tre prodotti realizzati da Abyssal, che è un produttore francese e che spesso si sta cimentando nell'uscita di prodotti appunto dedicati al mondo di Goldrake. In particolare quest'oggi io voglio mostrarvi questo portachiavi, la statuetta di Duke Fleet, quindi di Actarus, e il puzzle. Ok, allora vi dico subito che il puzzle chiaramente non ve lo posso far vedere perché non ci vorrà tempo per montarlo, quindi ve lo illustro solo a livello di scatola, come è fatto, eccetera eccetera. Stessa cosa per il portachiavi, perché per il momento non lo voglio utilizzare, quindi lo voglio tenere in condizioni perfette, quindi resterà al momento nella sua scatola. Apriremo invece la confezione della statuina di Duke Fleet e su questa ci concentreremo nella recensione. Allora, cominciamo però con il portachiavi. Eccolo qua. Allora, il portachiavi che, anche se nella confezione ovviamente non si vede molto bene, vi posso dire che riprende lo sculpt del nostro Goldrake abbastanza bene, tutto sommato, no? Anche se diciamo la plastica sopra gli dà un aspetto un pochino tozzo in realtà, ma guardando bene il disegno che si vede sotto la plastica trasparente, in realtà lo sculpt è abbastanza azzeccato, forse un po' troppo piatto in avanti, però in linea di massima riporta l'idea del nostro amato eroe. È collegato con un doppio giunto di questa catenella ad un anello più grande dove voi potete inserire le vostre chiavi di casa, quelle della macchina, eccetera. È un prodotto consigliato dai 14 anni in su. Diciamo che è già difficile trovarlo, soprattutto per il prezzo molto conveniente, perché in fase di preordine si poteva acquistare a 13 euro, quindi un costo veramente irrisorio. E comunque vi consiglio, se lo trovate in giro, di acquistarlo, anche perché in futuro potrebbe anche prendere valore, a meno che non venga ristampato, chi lo sa, perché comunque sono andati veramente a ruba questi oggetti. Allora, parlando invece del puzzle, è un classico puzzle nel senso vero della parola, è composto da 1000 pezzi, avrà una misura finale una volta realizzato di 50x70 e rappresenterà l'immagine che vedete adesso, ovvero il robot Goldrake, Actarus dietro, Goldrake all'interno della sua astronave Spacer e l'astronave madre di Argos con alcuni mini dischi, e in più questo margine di luna rossa in quest'altra parte dello sfondo invece dedicato al pianeta Terra. È un prodotto, come vi ho detto, Abyssal. Ok, sul fianco della scatola troviamo le stesse indicazioni, quindi non ci vengono date ulteriori notizie. Qui sul retro in francese c'è e anche in inglese c'è tutto un po' un riassunto della storia di Goldrake, quindi da quando Actarus è arrivato sulla Terra, eccetera eccetera, e poi ha combattuto contro le forze di Vega appunto a bordo di questo robot, e non vengono indicate molte altre cose, quindi alla fine è chiaramente un prodotto puramente commemorativo per il personaggio, quindi non dà nulla di più di quello che promette la scatola, ovvero essere un puzzle. Però per tutti gli appassionati potrebbe essere diciamo una bella occasione per passare del tempo nel comporre questo puzzle, che ci riporterà alla memoria i bei momenti vissuti mentre guardavamo la serie in TV da ragazzi. Ora invece andiamo a vedere la vera e propria statuetta di Actarus, che è probabilmente la cosa più bella di questa serie di prodotti lanciata. Allora, è della serie SFC, che dovrebbe essere appunto Super Figure Collection. C'è un bellissimo logo olografico di Abyssal, non so se si riesce a vedere, ma riflette anche la luce, è molto carino. 53 dovrebbe essere il numero della produzione di questi tipi di figure, ma non ne sono molto sicuro. È licenziato Dynamic Planning, quindi
è un prodotto ufficiale, riconosciuto anche dalla società di Konagai. Qui ci sono di lato le immagini sempre tratte dalla figure che contiene questa confezione, e sul retro troviamo ancora una bellissima immagine sempre del prodotto. Da quest'altro lato troviamo sempre Actarus, questa volta disegnato insieme al suo bellissimo robot. Nella parte sotto, come al solito, troviamo le solite indicazioni relative alla produzione del prodotto. In particolare ci viene indicato comunque che è un prodotto consigliato dai 14 anni in su, anche se tutto sommato non dovrebbe avere parti pericolose, quindi secondo me anche ragazzi più giovani possono manovrarlo in sicurezza, però atteniamoci a quanto stabilito dal costruttore, diciamo, no? Per evitare problemi, altrimenti qualcuno potrebbe anche, se succede qualcosa, potrebbe anche denunciarmi dicendo che sono stato io a dirlo. No ragazzi, se il produttore dice 14 anni in su, seguiamo quella di indicazione. Il mio era solo un parere personale, perché comunque non mi sembra un prodotto che possa in qualche modo creare possibili soffocamenti o cose del genere, ok? Allora tolgo lo scontrino, chiaramente, perché indicava anche il negozio di provenienza. L'interno della scatola, come vedete, ha una specie di piccolo diorama in cui è visibile la base lunare, e questa è anche una cosa molto carina. C'è una specie di piccolo libricino che adesso andiamo a vedere, dove ci sono altri prodotti Abyssale. Come vedete ci sono anche quelli della serie Naruto, che io personalmente sono troppo grande per poter avuto l'occasione di vedere, anche se conosco di nome, ok? Oppure questi qua di The Nightmare Before Christmas, quest'altra Light Igami che non conosco. Insomma è una pubblicità in pratica, ragazzi, ecco. Scusate un attimo, allora ho la voce un pochino strana questi giorni. Allora, dietro la confezione troviamo quest'altro diciamo piccolo blister attaccato con un pezzo di nastro adesivo. Adesso toglieremo. Ecco qua, che contiene la basetta su cui esporre, volendo, questa figura di Actarus. È una basetta realizzata in materiale plastico. Sotto troviamo la licenza Dynamic Planning, la sigla SFC, quindi Super Figure Collection, e il marchio Abyssale Studio, Konagai, Dynamic Planning, tutte queste belle cose qui che ci indicano comunque un prodotto fatto su licenza, ok? Questo chiaramente ha questi due perni perché la figure sicuramente avrà due fori su cui poterla posizionare, figure che adesso libererò da questi ganci e andremo chiaramente a vedere meglio. Eccola qua ragazzi. Allora, come vi annunciavo, sì, in effetti sotto vedete ha i fori per poterla posizionare sopra la basetta, quindi sicuramente insomma la strada è quella. Non è un action figure, ragazzi, quindi è chiaramente una statua, quindi non è posabile se non nella versione in cui già la vediamo. Un attimo che tolgo queste altre cose, così valorizzeremo un pochino meglio la figure. Allora andiamo a posizionarla qui sopra la basetta. Ecco qua, splendida figura, realizzata molto bene, molto dettagliata. La verniciatura ha questo bellissimo contrasto tra il rosso opaco e il nero invece lucido, il giallo anche opaco. Il casco chiaramente riprende i colori classici visti nella serie. L'unica licenza che si sono dati è usare il color metallo argentato, se vogliamo, al posto del bianco che veniva usato ai tempi dell'anime, perché ovviamente è il colore che ormai come standard viene dato per le parti che nel cartone animato vedevamo bianche, ma d'altronde anche nell'anime era colorato leggermente grigio per simulare appunto un casco metallico, ma era un grigio tendente al bianco, quindi poi in determinati disegni era proprio bianco. Insomma vabbè, diciamo che invece qui hanno voluto cercare di dargli una versione un pochino più
realistica, quindi è stato fatto con il color metallo vero e proprio. È realizzato bene, la verniciatura è ben fatta, non vedo sbavature particolari, ok? Considerando che il prodotto è molto economico, perché in preordine costava 34 euro, ragazzi, quindi veramente poca cosa, se vogliamo, no? Rispetto al risultato finale. C'è una leggera, ecco, imprecisione qui nella verniciatura sul casco, ma veramente qualcosa di percettibile. Per il resto è veramente molto molto ben fatta. C'è una leggera licenza artistica che si sono concessi, nel senso che se vogliamo, rispetto all'anime, questo Actarus presenta degli addominali un po' troppo scolpiti e forse delle braccia un po' troppo muscolose, però ripeto, il tutto non stona, perché comunque riprende in linea generale quello che era il personaggio anche visto nel cartone animato. Il viso è abbastanza ben fatto, anche se non è visibile completamente, perché la maschera non è alzabile ovviamente, però diciamo che la sensazione che abbiamo è comunque quella di vedere Actarus al suo interno, anche se forse nella versione del cartone animato Actarus aveva delle sopracciglia un pochino più voluminose e qui invece le vedo piuttosto esigue, piuttosto fine rispetto all'originale. Però diciamo che in linea di massima, quando noi vediamo questa statuetta, l'impressione che abbiamo è sicuramente quella di vedere il nostro amato Actarus pronto a pilotare il suo bel Goldrake. È un prodotto che si trova tranquillamente in commercio ancora adesso, dovete sbrigarvi perché chiaramente man mano che va sold out il prezzo potrebbe aumentare. Già è stato messo in vendita su eBay da parte di un negozio abbastanza conosciuto alla cifra spropositata di più di 100 euro, cosa assolutamente assurda per un prodotto di questo genere, perché comunque parliamo di una statuina in plastica, ok, il cui prezzo originale era 34 euro, quindi addirittura arrivare a 100 euro quando ancora non è nemmeno veramente sold out, perché ancora si trova, se uno fa una ricerca con Google, a cifre molto più basse, è pura speculazione. Che vengano rivenduti a prezzi maggiorati questo tipo di prodotti, io lo ammetto dal punto di vista dei collezionisti, cioè se io collezionista ho in collezione un oggetto che non si trova più, che non è stato più riprodotto, più ristampato, allora in quel caso come privato è anche normale che io venda un prodotto a un prezzo più alto. Ma che dei negozi di proposito delle scorte superiori, aspettando che il prodotto vada sold out dalle altre parti per poi venderlo a prezzi eccessivamente maggiorati, non è una cosa bella. Detto questo, ragazzi, è un prodotto che vi consiglio se siete amanti della serie di Atlas UFO Robot o UFO Robot Grandizer o UFO Robot Goldrake o UFO Robot Goldorak o come vogliate voi chiamarlo, perché sicuramente è in grado di fare la sua bella figura rispetto ad altri prodotti che sono usciti anche in precedenza, come ad esempio quelli della Gingars, che tutto sommato sì, forse lì in quel caso erano posabili, se non ricordo male, però a livello di impatto scenico si prestavano meno a dare l'immagine del vero Actarus. Questo invece, nonostante quelle piccole licenze di cui abbiamo parlato, è un prodotto che veramente mi ricorda molto il principe della Stella Fleet. Ok ragazzi? Bene, detto questo faccio rientrare in campo i prodotti che hanno accompagnato questa statuetta in questa recensione. Ve li consiglio tutti, si trovano ancora, quindi cercate con Google, troverete sicuramente qualche negozio che ancora onestamente ve li dà a prezzi diciamo abbastanza vicini a quelli del preordine. E detto questo, speriamo in future nuove uscite del Goldrake da potervi presentare, realizzate anche sempre in maniera migliore e con prezzi sempre così popolari, in maniera da poter accontentare anche i collezionisti che magari purtroppo non hanno troppa disponibilità economica, che di questi tempi purtroppo siamo sempre più in tanti in questa condizione. Ok? Ciao a tutti amici, ciao Actarus, ciao Goldrake, a presto!